Una mattina al bar. Che bella mattina oggi, c'è proprio un bel sole. Sì, è vero. Sembra proprio primavera inoltrata. Mi piace sedermi qui all'aperto in piazza quando il tempo è così bello. Anch'io, si sta molto meglio che dentro al bar. Guarda quanta gente che cammina, oggi la piazza è piena. Sì, molte persone fanno colazione fuori, come noi. Il cappuccino è davvero buono stamattina. Anche il mio è caldo al punto giusto. Io ho preso 2 brioche, avevo proprio fame. Si vede, io invece ho preso una brioche e un biscotto alla crema. Quel biscotto sembra davvero buono. Sì, è il mio preferito. Lo prendo spesso quando vengo qui. Di solito la mattina mangi poco, invece oggi hai fatto una colazione più ricca. È vero, ma con questo sole mi viene più appetito. Hai ragione, il bel tempo mette di buon umore. Infatti oggi mi sento più rilassata del solito. Anche io, stamattina mi sono svegliato con calma. Io invece mi sono alzata presto ma senza stress. Prima di uscire mi sono preparato con tranquillità. Io mi sono vestita leggera ma ho portato una giacca. Hai fatto bene, la mattina è ancora un po' fresca. Sì, ma al sole si sta benissimo. Mi piace guardare le persone che passano e chiacchierare con te. Anche a me, è un bel momento solo per noi due. Durante la settimana non abbiamo mai molto tempo. È vero, siamo sempre di corsa con il lavoro e la casa. Oggi invece possiamo prendercela con calma. Sì, e goderci questa colazione in piazza. Il bar è proprio in una posizione perfetta. Sì, da qui si vede tutta la piazza. Guarda quella coppia che passeggia lentamente. Sembrano molto tranquilli, forse sono in vacanza. Anche noi sembriamo in vacanza, almeno per un'ora. Hai ragione, è come una piccola pausa speciale. Dopo colazione cosa facciamo? Io pensavo di fare una passeggiata, se ti va. Sì, volentieri. Con questo tempo è un peccato tornare subito a casa. Possiamo camminare un po' per il centro. E magari fermarci in un altro bar più tardi. Sì, oppure prendere un gelato se fa più caldo. Intanto finisco la seconda brioche. Io invece mangio ancora un po' del biscotto alla crema. Questo cappuccino mi piace molto, ne berrei un altro. Anch'io, ma forse è meglio fermarsi a uno solo. Hai ragione, altrimenti poi mi sento troppo pieno. Comunque sono proprio contenta di essere qui con te. Anch'io, questi momenti semplici sono i più belli. La routine mattutina. Ciao, che piacere vederti. Non ci incontriamo spesso la domenica mattina. Ciao, è vero, di solito la domenica dormo di più, ma oggi avevo voglia di uscire. Hai fatto bene. Questo bar è perfetto per rilassarsi. Io di solito mi sveglio presto anche la domenica. Davvero? Io invece mi alzo tardi quasi sempre, soprattutto nel fine settimana. Appena mi sveglio, mi alzo subito, mi preparo e vengo qui a fare colazione con calma. Io invece resto spesso a letto qualche minuto, poi mi alzo e mi preparo senza fretta. Qui prendo quasi sempre un cappuccino e un cornetto. È la mia colazione preferita. Io prendo sempre il caffè, ma il cornetto solo a volte, dipende dalla fame. Dopo colazione di solito mi rilasso un po', leggo o ascolto musica. Io spesso faccio una passeggiata, così mi sento più attivo. Durante la settimana, invece, mi sveglio molto presto e mi preparo velocemente per il lavoro. Sì, nei giorni lavorativi mi alzo sempre alle 7, mi vesto, mi faccio la barba e vado in ufficio. Prima di iniziare a lavorare, bevo quasi sempre un altro caffè. Anch'io, senza caffè non mi sento mai davvero sveglio. Comunque la domenica mattina mi piace proprio prendermela con calma e godermi il silenzio. Sì, anch'io mi rilasso di più, soprattutto quando non devo correre al lavoro. Poi, verso metà mattina, di solito torno a casa e inizio a prepararmi per uscire. Anch'io, spesso rientro e mi cambio perché ho sempre qualcosa da fare. Oggi, per esempio, devo incontrare il mio fidanzato tra poco. Che coincidenza, anche io devo vedere la mia fidanzata più tardi. Allora non posso fermarmi ancora molto, devo andare a casa a prepararmi. Capisco, anch'io tra poco devo andare, altrimenti faccio tardi. Mi ha fatto piacere fare colazione insieme e chiacchierare un po'. Sì, è stato proprio un bel momento tranquillo. Dai, allora ci vediamo presto, magari un'altra domenica mattina. Volentieri, fammi sapere. Perfetto, allora ci sentiamo. Ciao! Ciao, a presto. Al mercato di primavera. Buongiorno signora, prego, si avvicini. Oggi abbiamo frutta e verdura molto fresca. Buongiorno, che bel banco colorato. È tutto di stagione? Sì, certo. Le fragole e gli asparagi sono di primavera. Arrivano da una fattoria qui vicino.
Che bello! Le fragole sembrano molto buone. Quanto costano al chilo? Costano 4 euro al chilo, ma oggi sono in offerta. 3,50 euro. Perfetto, allora ne prendo mezzo chilo, per favore. Va bene? Vuole che le metta in un sacchetto di carta? Sì, grazie. E gli asparagi quanto costano? Gli asparagi costano 5 euro al chilo. Sono molto freschi. Li ho ricevuti stamattina. Si vede che sono freschi. Ne prendo un mazzo piccolo. Certamente. Desidera anche delle zucchine? Oggi sono più economiche del solito. Quanto costano le zucchine? 2 euro al chilo. Sono tenere e facili da cucinare. Allora ne prendo un chilo. Di solito le preparo al forno. Ottima idea. Con un po' di olio e sale sono perfette. Ha anche dei pomodori maturi? Sì, questi qui sono molto dolci. Costano 3 euro al chilo. Ne prendo qualche pomodoro, ma non troppo maturi, per favore. Certo, scelgo quelli giusti per lei. Grazie, è molto gentile. È un piacere. Vuole anche delle mele o delle arance? Le mele, sì, le prendo spesso. Quanto costano? Le mele costano 2,50 euro al chilo. Va bene, ne prendo un chilo. Perfetto, allora abbiamo mezzo chilo di fragole, un mazzo di asparagi, un chilo di zucchine, dei pomodori e un chilo di mele. Sì, esatto. Quanto devo pagare in totale? Sono 15 euro, per favore. Ecco a lei. Grazie mille. Vuole lo scontrino? Sì, grazie. Ecco qui. Buona giornata e buona primavera. Grazie, anche a lei. Arrivederci. Arrivederci. In biblioteca comunale. Mi scusi, posso chiederle un'informazione? Certo, dica pure. Sto cercando un libro di storia, ma non riesco a trovarlo. Quale libro cerca? Forse posso aiutarla. Cerco un libro sulla storia di Roma antica. Deve andare al primo piano. I libri di storia sono vicino alle finestre. Ah, grazie. Non lo sapevo. È la prima volta che vengo qui. Davvero? Io vengo spesso in questa biblioteca. Mi piace molto. È molto tranquilla, infatti posso concentrarmi meglio. Sì, qui si può studiare in silenzio. Lei deve fare una ricerca? Sì, devo preparare una presentazione per il lavoro. Capisco. Se vuole, posso accompagnarla al reparto di storia. Sarebbe molto gentile. Grazie. Nessun problema. Tanto devo andare anch'io di sopra. Lei che tipo di libri legge nel tempo libero? Di solito leggo romanzi. Mi piace rilassarmi con una bella storia. Anch'io leggo romanzi, ma preferisco quelli storici. Interessante. Io invece posso leggere per ore i libri gialli. Davvero? Io non leggo spesso gialli, ma posso provare. Sì, deve trovare l'autore giusto. Alcuni sono molto coinvolgenti. Lei viene qui ogni settimana? Sì, quasi ogni fine settimana. A volte devo restituire un libro, a volte ne prendo uno nuovo. Io invece devo iniziare a leggere di più. Può cominciare con un libro non troppo lungo. È più facile. Ha ragione. Posso fare la tessera della biblioteca qui? Sì, certo. Deve andare al banco informazioni all'ingresso. Perfetto. Allora dopo lo faccio. Ecco, il reparto di storia è qui a destra. Grazie mille per il suo aiuto. Di nulla, è stato un piacere. Buona lettura allora. Anche a lei. Arrivederci. Arrivederci. Preparare una cena tra amici.
Allora, per la cena di domani, cosa andiamo a cucinare? Dobbiamo decidere il menù. Io penso che andiamo a preparare un primo piatto semplice. Sì, possiamo fare la pasta al pesto. È veloce. Va bene, io vado a comprare il basilico fresco e il parmigiano. Perfetto. Io invece vado a prendere la pasta e l'olio d'oliva. Per secondo cosa andiamo a fare? Possiamo cucinare del salmone al forno, con le verdure. Mi piace. Allora io vado a lavare e tagliare le zucchine e le carote. E io vado a preparare il salmone con un po' di limone e sale. Per antipasto possiamo fare un'insalata caprese. Sì, allora vado a tagliare la mozzarella. E io vado a tagliare i pomodori e a mettere il basilico. Dobbiamo anche pensare al dolce. È vero, andiamo a preparare un tiramisù? Ottima idea. Io vado a comprare il mascarpone e i biscotti. E io vado a preparare il caffè per il tiramisù. A che ora andiamo a iniziare a cucinare? Direi alle 5, così andiamo a finire tutto con calma. Va bene. Prima andiamo a pulire la cucina e a preparare il tavolo. Sì, io vado a mettere la tovaglia e i piatti. E io vado a mettere i bicchieri e le posate. Perfetto, mi sembra tutto organizzato. Alla fermata dell'autobus sotto la pioggia. Che brutta giornata oggi. Piove davvero tanto. Sì, è vero, di solito non piove così forte in questa stagione. Lei aspetta il numero 12? Sì, lo prendo spesso per andare al lavoro. Anch'io lo prendo quasi sempre la mattina. Sa a che ora passa di solito? Di solito passa ogni 10 minuti, ma quando piove arriva spesso in ritardo. Infatti oggi sto aspettando da più di 15 minuti. Anche io. Di solito è puntuale, ma con questo tempo è difficile. Sì, quando piove c'è sempre più traffico. Lei prende sempre l'autobus o a volte usa la metropolitana? Di solito prendo l'autobus, ma quando ho fretta prendo la metropolitana. È più veloce. Capisco. Io invece uso quasi sempre l'autobus perché la fermata è vicino a casa mia. È comodo. Io devo camminare 5 minuti per arrivare qui. Almeno c'è questa pensilina, così non ci bagniamo troppo. Sì, per fortuna. Prima c'era anche più vento, ora va un po' meglio. Speriamo che l'autobus arrivi presto, altrimenti faccio tardi al lavoro. Anch'io devo essere in ufficio alle 9. Che ore sono adesso? Sono le 8:50. Allora, di solito a quest'ora l'autobus è già passato. Forse oggi è in ritardo per la pioggia. Sì, quando il tempo è brutto succede spesso. Ah, guardi, in fondo alla strada vedo un autobus. Sì, sembra proprio il numero 12. Finalmente, così non restiamo sotto la pioggia ancora a lungo. Meno male, sta arrivando proprio adesso. Una passeggiata al lago. Che bella giornata oggi. Il lago è davvero tranquillo. Sì, mi piace molto venire qui a passeggiare. Mi rilassa. Anche a me. Quest'estate vorrei passare più tempo all'aria aperta. Anch'io. Mi piacerebbe fare più gite fuori città. Magari andremo in montagna per qualche giorno. Sarebbe bello. Io invece vorrei anche andare al mare. Sì, andremo sicuramente al mare ad agosto. Mi piacerebbe affittare una piccola casa vicino alla spiaggia. Potrebbe essere una buona idea. Cercheremo qualcosa di semplice ma carino. Quest'estate lavorerai molto?
No, penso che avrò 2 settimane di vacanza. Perfetto. Allora potremo organizzare un bel viaggio. Sì, faremo una lista di posti da visitare. Mi piacerebbe visitare una città nuova, magari sul lago, come questo. Oppure andremo in campagna, in un posto tranquillo. Sì, vorrei riposarmi e leggere un libro sotto un albero. Io invece vorrei fare più sport. Magari andrò a correre ogni mattina. Davvero? Allora ti accompagnerò qualche volta. Bene, così faremo qualcosa insieme. Mi piace quando facciamo progetti insieme. Anch'io. Quest'estate sarà speciale. Sì, lo sarà. E oggi intanto ci godiamo questa passeggiata. Esatto. Un passo alla volta, come adesso, lungo il lago. In palestra, dopo il lavoro. Ciao, ti alleni spesso qui? Ciao. Sì, mi alleno 3 volte alla settimana. E tu? Io mi alleno quasi sempre dopo il lavoro, ma a volte mi sento troppo stanco. Ti capisco. Anche io qualche volta mi sento stanca, ma poi mi forzo un po' e mi sento meglio. È vero, quando mi muovo mi sento più attivo. Di solito mi riscaldo per 10 minuti e poi faccio esercizi per le gambe. Io invece mi alleno soprattutto con i pesi. Ti alleni da solo o con un istruttore? Di solito mi alleno da solo, ma qualche volta chiedo un consiglio. Io invece mi iscrivo spesso ai corsi di gruppo. Mi diverto di più. Fai anche stretching alla fine? Sì, mi rilasso sempre con un po' di stretching. È importante. Hai ragione, io a volte me ne dimentico. Non devi dimenticarti. Se ti alleni, devi anche rilassarti. Sì, lo so. Quando mi alleno con regolarità mi sento più forte. Anch'io. E di solito mangio in modo sano. Cosa mangi di solito? Mangio spesso verdure, frutta e bevo molta acqua. Io invece devo migliorare. A volte mangio troppo cibo veloce. Puoi cambiare piano piano. Se ti organizzi, mangi meglio. Sì, hai ragione. Mi impegnerò di più. Vedrai che ti sentirai meglio ogni giorno. Grazie. Allora adesso mi alleno ancora un po'. Va bene, anch'io finisco il mio esercizio. Buon allenamento. Grazie, anche a te. Al negozio di abbigliamento. Buongiorno, posso aiutarla? Buongiorno, sì, grazie. Sto cercando una camicia elegante. Certo. Preferisce questa camicia blu o quella bianca? Questa blu mi piace, ma anche quella bianca è molto bella. Questa blu è più sportiva, quella bianca è più classica. Capisco. Questa blu è in cotone. Sì, questo modello è 100% cotone. Perfetto. Che taglia è questa? Questa è una taglia M. Le serve una M o una L? Di solito porto la L. Posso provare quella L? Certamente. Il camerino è lì in fondo a destra. Grazie. Intanto posso guardare anche quei pantaloni? Certo. Quei pantaloni grigi sono nuovi, sono molto comodi. Mi piacciono. Quanto costano questi pantaloni? Questi costano 50 euro, ma oggi sono in sconto. Ah sì? Quanto costano con lo sconto? Costano 40 euro. Bene, non è un prezzo alto. E quella giacca nera quanto costa? Quella giacca costa 80 euro, è molto elegante e leggera. È davvero bella, ma forse è un po' cara per me. Capisco. Se vuole può provare questa giacca blu, è meno cara. Sì, questa blu sembra interessante. Vuole provarla insieme alla camicia? Sì, grazie. Vado subito in camerino. Perfetto, se ha bisogno mi chiami pure. Una serata al cinema all'aperto. Che bella serata! Mi piace il cinema all'aperto. Anche a me piace molto, specialmente in estate. Guarda, stasera ci sono 3 film. Quale preferisci? Io preferisco un film romantico.
Mi piacciono le storie d'amore. Anch'io preferisco i film romantici. Non mi piacciono molto i film horror. Nemmeno a me. Mi fanno paura e non mi rilasso. Questo film qui parla di due persone che si incontrano per caso. Sembra interessante. Mi piace quando una storia è semplice ma emozionante. Sì, anche a me. Preferisco i film con un lieto fine. Io invece a volte preferisco un finale un po' triste. È più realistico. Davvero? Io mi sento meglio quando il finale è felice. Capisco. Ma questo film romantico sembra avere un bel finale. Allora scegliamo questo? Sì, sono d'accordo. Mi piace anche l'attrice principale. Anch'io la conosco. Recita molto bene. Perfetto. Andiamo a prendere i biglietti? Sì, così possiamo scegliere due posti centrali. Ottima idea. Non vedo l'ora che inizi il film. Anch'io. Sarà una serata speciale. Organizzare una gita in montagna? Allora, organizziamo la gita in montagna per domenica. Sì, perfetto. Partiamo presto, così non troviamo troppo traffico. Va bene. Svegliati alle 6 e preparati in fretta. D'accordo. Porta tu lo zaino grande. Va bene. Metti dentro una bottiglia d'acqua e qualche panino. Sì, e non dimenticare la crema solare. In montagna il sole è forte. Hai ragione. Porta anche un cappello. Certo, prendi tu la cartina del sentiero. Sì, ce l'ho a casa. Metti nello zaino anche una giacca leggera. Va bene. In montagna il tempo cambia spesso. Esatto. Indossa scarpe comode. Il sentiero è un po' difficile. Tranquillo. Ho le scarpe da trekking. Perfetto. Porta anche la macchina fotografica. Il panorama è bellissimo. Sì, voglio fare tante foto al lago e al bosco. Allora partiamo alle 7? Sì, vieni a casa mia e andiamo insieme. Va bene, non fare tardi, eh? Stai tranquillo, sarò pronto. Perfetto, sarà una bella giornata nella natura. Sì, non vedo l'ora di camminare in montagna. Dal medico di base. Buongiorno, dottore. Buongiorno, si accomodi. Cosa succede? Non mi sento bene da 2 giorni. Mi dica, cosa le fa male? Mi fa male la testa e ho mal di gola. Ha anche la febbre? Sì, ieri sera avevo 38 di febbre. Capisco. Le fa male anche il petto o la schiena? Mi fa un po' male la schiena e mi sento molto stanco. Ha tosse? Sì, tossisco spesso, soprattutto la notte. Da quanto tempo ha questi sintomi? Da circa 2 giorni. Bene, adesso le controllo la gola e ascolto il respiro. Va bene. Ha la gola arrossata, ma non è niente di grave. È una semplice influenza. Devo prendere delle medicine? Sì, deve prendere questo sciroppo per la tosse e una medicina per la febbre. Devo restare a casa? Sì, deve riposarsi per almeno 2 o 3 giorni. Posso andare al lavoro domani? No, è meglio di no. Deve riposarsi e bere molta acqua. Va bene. Devo mangiare qualcosa di speciale? Mangiare leggero è meglio. Deve anche dormire di più. Grazie, dottore. Prego. Se non si sente meglio tra qualche giorno, torni da me. Va bene, arrivederci. Arrivederci, e si riposi. Una domenica in famiglia. Passami le magliette, così le stendo al sole. Ecco, tieni. Oggi il sole è perfetto. I panni si asciugano subito. Sì, finalmente una domenica tranquilla. Guarda nostro figlio. Si diverte tanto con il cane. Sì, ogni domenica si sveglia presto e corre subito in giardino. È vero, non si stanca mai. Noi invece, la mattina ci alziamo con più calma. Di solito la domenica ci rilassiamo un po', ma oggi possiamo fare qualcosa di speciale. Che ne pensi se andiamo al mare questo pomeriggio? Mi piace l'idea. Così nostro figlio si diverte e il cane corre sulla spiaggia. Sì, ma dobbiamo portarlo al guinzaglio quando arriviamo. Certo, e dobbiamo anche organizzarci bene.
Prima finiamo di stendere i panni, poi ci prepariamo. Io mi occupo delle lenzuola. Tu puoi sistemare gli asciugamani? Sì, va bene. Dopo mi preparo una borsa con acqua e panini. Perfetto. Io mi cambio e preparo l'ombrellone. Nostro figlio preparerà lo zaino da solo. Vuole sempre fare tutto da solo. È proprio autonomo. Sì, sta crescendo. E il cane si agita sempre quando capisce che usciamo. È vero. Si mette vicino alla porta e ci guarda. Allora organizziamoci. Finiamo qui e poi ci prepariamo con calma. Sì, così passiamo una bella domenica in famiglia. Mi piace quando facciamo qualcosa insieme e ci godiamo il tempo libero. Anch'io. Sono i momenti più belli. In agenzia di viaggi. Buongiorno, posso aiutarla? Buongiorno, sì, grazie. Vorrei avere informazioni su una città italiana. Certo, quale città le interessa? Mi piacerebbe visitare Firenze. Ottima scelta. Firenze è molto bella e ricca di storia. Quanto dura il viaggio in treno da qui? Dura circa 2 ore, dipende dall'orario. E quanto costa il biglietto? Il biglietto di andata e ritorno costa circa 80 euro. Capisco. Ci sono anche offerte per il fine settimana? Sì, spesso abbiamo pacchetti speciali con hotel incluso. Quanto costa un pacchetto per 2 notti? Per 2 notti in un hotel 3 stelle il prezzo è di circa 200 euro a persona. La colazione è inclusa? Sì, la colazione è inclusa nel prezzo. Perfetto. E quali sono i posti più famosi da visitare? Può visitare il centro storico, il Duomo e molti musei importanti. Sembra molto interessante. Se vuole, posso prepararle un programma di viaggio semplice. Sì, grazie. Vorrei partire il mese prossimo. Va bene. Per quanti giorni desidera restare? 3 giorni sono sufficienti? Sì, per una prima visita 3 giorni vanno bene. Perfetto. Posso prenotare oggi? Certamente. Abbiamo ancora disponibilità. Bene, allora procediamo con la prenotazione. D'accordo. Mi serve solo un documento e un acconto. Un hobby creativo. Corso di fotografia. Ciao, hai iniziato anche tu il corso di fotografia? Sì, ho iniziato la settimana scorsa. Mi piace molto. Anch'io ho iniziato da poco. Ho sempre voluto imparare a fare belle foto. Io ho comprato una macchina fotografica nuova per il corso. Davvero? Io invece ho usato quella di mio padre. Secondo me è un corso interessante e utile. Sono d'accordo. Ho già imparato come usare la luce naturale. Anche io. Ho fatto alcune foto al parco ieri. Io ho fotografato il centro della città. È stato divertente. L'insegnante ha spiegato molto bene le regole della composizione. Sì, mi è piaciuta la lezione sulle prospettive. Hai già stampato qualche foto? Sì, ne ho stampate 2. Secondo me sono venute bene. Bravo! Io non ho ancora stampato niente, ma ho fatto tante prove. Pensi di continuare il corso anche il prossimo mese? Sì, penso di sì. Mi piace imparare cose nuove. Anch'io sono molto motivato. Ho scoperto una nuova passione. Secondo me, la fotografia è un hobby creativo e rilassante. Hai ragione. Dopo il corso possiamo andare a fare foto insieme. Ottima idea, così possiamo migliorare ancora di più. In cucina. Preparare un dolce tradizionale. Allora, oggi prepariamo una torta di mele. Hai la ricetta? Sì, eccola qui. Prima accendi il forno a 180 gradi. Va bene, lo accendo subito. Poi prendi una ciotola grande e metti le uova e lo zucchero. D'accordo. Adesso mescolo con il cucchiaio? Sì, mescola bene. Dopo aggiungi la farina e il latte. Va bene?
Metto anche il burro adesso? Sì, ma prima scioglilo un po'. Ok, lo metto nel microonde per qualche minuto. Perfetto. Intanto sbuccia le mele e tagliale a fette sottili. Le taglio subito. Quante mele devo usare? Usane 3. Dopo mettile nell'impasto e mescola piano. Fatto. L'impasto sembra pronto. Bene. Adesso prendi la teglia e metti un po' di burro. Così la torta non si attacca, giusto? Esatto. Poi versa l'impasto nella teglia. Fatto. Metto ancora qualche fetta di mela sopra? Sì, mettile sopra e aggiungi un po' di zucchero. Perfetto. Adesso cosa facciamo? Adesso metti la torta nel forno. Dopo aspettiamo circa 40 minuti. Va bene. Dopo la lasciamo raffreddare, giusto? Sì, prima deve raffreddarsi, poi possiamo mangiarla. Non vedo l'ora di assaggiarla. Anch'io. Sarà un dolce perfetto per stasera. In ufficio. Il primo giorno di lavoro. Buongiorno, piacere. Mi chiamo Marco Rossi, sono il nuovo collega. Buongiorno, piacere di conoscerla. Io sono Luca Bianchi. Lavoro qui da 10 anni. Molto piacere, signor Bianchi. Ho iniziato oggi e sono un po' emozionato. È normale, il primo giorno. In quale reparto lavora? Lavoro nel reparto vendite. Ho lavorato per 5 anni in un'altra azienda. Capisco. Ha già incontrato il direttore? Sì, l'ho incontrato stamattina. Mi ha spiegato i miei compiti. Bene, si è già presentato agli altri colleghi? Sì, mi sono presentato poco fa. Tutti sono stati molto gentili. Mi fa piacere. Qui lavoriamo molto in squadra. Ottimo, ho già letto alcune email e ho controllato i documenti. Perfetto. Se ha bisogno di aiuto, può chiedere a me. Grazie mille, è molto gentile. Ha già usato il nostro programma informatico? No, non l'ho ancora usato. Non si preoccupi, le mostro come funziona. La ringrazio, voglio imparare il più possibile. Vedrà che in pochi giorni si sentirà più sicuro. Spero di sì. Ho scelto questa azienda perché mi è sembrata molto professionale. Ha fatto una buona scelta. Qui abbiamo iniziato tanti progetti interessanti. Perfetto, non vedo l'ora di iniziare a lavorare. Benvenuto allora, e buon primo giorno. Una mattina al parco con il cane. Che bel cane! È il tuo? Sì, è il mio cane. Si chiama Leo. E il tuo come si chiama? La mia si chiama Luna. È molto vivace. Anche il mio è molto energico, soprattutto la mattina. La tua quanti anni ha? Il mio ha 3 anni. La tua? La mia ha 5 anni, ma è ancora molto attiva. Il tuo cane viene qui ogni giorno? Sì, di solito porto la mia Luna al parco ogni mattina. Anch'io porto il mio cane qui quasi sempre dopo colazione. La tua dorme in casa o in giardino? Il mio dorme in casa, vicino al mio letto. E la tua? Anche la mia dorme in casa. Ha il suo cuscino in salotto. Il tuo cane mangia cibo secco o fresco? La mia mangia cibo secco, ma a volte le preparo qualcosa di speciale. Anch'io faccio così con il mio. La tua gioca con altri cani? Sì, il mio è molto socievole. E la tua? La mia è un po' timida, ma poi si abitua. È bello parlare dei nostri animali. Sono parte della nostra famiglia. È vero,
Il mio cane è come una figlia per me. Anche per me. Senza il mio Leo, la mia giornata è diversa. Preparare la valigia per una vacanza al mare. Allora, dobbiamo preparare la valigia per la vacanza. Sì, andremo al mare domani. Cosa dobbiamo portare? Prima di tutto, dobbiamo prendere i costumi da bagno. Giusto, io porto 2 costumi. E tu? Anche io 2. Poi dobbiamo mettere le creme solari e gli occhiali da sole. Sì, sono necessari. Non voglio scottarmi al sole. Porta anche un cappello leggero. Va bene. E per la sera? Portiamo vestiti leggeri e una giacca leggera per la brezza. Sì, è meglio non dimenticare nulla. Dobbiamo anche mettere asciugamani e infradito. Io porto anche il libro che voglio leggere sulla spiaggia. Buona idea. Io porterò la macchina fotografica. Possiamo lasciare a casa le scarpe eleganti, non ci servono. Giusto, non abbiamo bisogno di troppe cose. Portiamo anche un po' di snack e acqua? Sì, sono necessari per la giornata in spiaggia. Allora iniziamo a mettere tutto nella valigia. Va bene, così domani saremo pronti per partire. Non vedo l'ora, sarà una bella vacanza al mare. Una festa di compleanno a sorpresa. Hai comprato il regalo per Marco? Sì, l'ho preso ieri. Domani andremo a casa sua e lo nasconderemo. Perfetto. Ho anche preparato le decorazioni. Bene. Dove mettiamo i palloncini? Li metteremo in salotto. Domani lo stupiremo. Sì, sarà una sorpresa bellissima. E la torta? L'ho ordinata alla pasticceria. Ottimo, sarà pronta domani pomeriggio. Dobbiamo anche comprare le bibite. Sì, andremo al supermercato domani mattina. E gli amici? Tutti sanno dell'orario? Sì, verranno tutti alle 6. Marco arriverà alle 6:30. Perfetto. Allora domani accendiamo le luci e urliamo «Sorpresa!». Sì, sarà divertente. Non vedo l'ora di vedere la sua faccia. Sarà molto felice, ne sono sicuro. Non dobbiamo dirgli nulla prima, altrimenti la sorpresa sparisce. Giusto, domani tutto sarà perfetto. Musica, torta e regali. Sì, sarà una festa di compleanno indimenticabile.